La natura morta, il soggetto con cui tutti devono iniziare a dipingere e allo stesso tempo il più noioso di tutti. Ma perché abbiamo questa sorta di repulsione nei confronti della natura morta? E soprattutto, perché natura morta? Vi ricordate quando qualche video fa vi ho detto che un tempo nelle botteghe per capire se un quadro funzionava lo cantavano? Oggi partiamo proprio da lì e vi dico due cose sulla natura morta. Buongiorno ragazzi, bentornati sul canale o benvenuti se questa è la prima volta che mi vedete. Io sono Marina, sono una pittrice e questo è un canale d'arte pensato sia per gli appassionati che stanno iniziando da poco con la pittura, sia per i professionisti. Oggi riprenderemo un argomento che ho già introdotto, promettendovi che l'avremo ripreso, che è quello della composizione, e lo porteremo a un livello in più, parlando stavolta della natura morta. Perché all'inizio del video vi ho detto che avremmo ripreso il concetto di cantare la composizione parlando di natura morta? Beh, perché è sicuramente più interessante vedere un quadro di figura, no, in cui avvengono delle cose. Il problema è che l'abitudine a guardare un quadro di figura che ci dà quello sprint in più, no, rispetto alla natura morta, che appunto si definisce morta perché non ci sono elementi dinamici nel quadro, ci porta a osservare la natura morta con il linguaggio sbagliato, cioè un linguaggio cinematografico. Ed è ovvio che una figura statica come la natura morta non scaturisca un interesse se la guardiamo da un punto di vista cinematografico, ma in realtà il linguaggio della natura morta è un linguaggio musicale. Per capire cosa intendo, prendiamo come esempio Paul Cézanne. Paul Cézanne ha dipinto la stessa natura morta per più di 30 anni. Secondo voi perché lo ha fatto? Perché quei vasi e quelle tazze erano così interessanti da meritare decine e decine di quadri? Perché quella era l'uva più bella che lui avesse mai visto? Perché non c'era vetro più trasparente di quello di quella bottiglia? Assolutamente no. In realtà Paul Cézanne si è approcciato alla pittura come un musicista si approccia alle note nel tentativo di trovare una melodia. Si è posto domande antichissime e si è chiesto che reazione ha il cervello quando la disposizione di oggetti all'interno di uno spazio cambia. Come cambia l'espressività, come cambia la sensazione, l'emozione, l'impressione che ci lascia addosso. Edward Manet riteneva che un vero pittore si riconoscesse dalla sua capacità di creare una natura morta, perché se riesci a trasmettere qualcosa, a comunicare il senso del tempo, a comunicare un equilibrio perfetto con degli elementi così banali come possono essere delle mele, come può essere una tazza, allora puoi dipingere qualunque cosa. Ma come facciamo a capire come si canta una natura morta o una composizione in generale? Iniziamo dal capire come suonano gli oggetti. Per capirlo facciamo insieme un gioco semplicissimo. Ora io vi dico due nomi, vi dico Blim e Brom e vi faccio vedere due oggetti e voi mi dite chi è Blim e chi è Brom secondo voi. Perché riteniamo che Blim sia questo qui, alto e stretto, e che Brom sia questo qui, largo e basso? Perché le note alte ci portano a qualcosa di alto, di chiaro e luminoso, mentre le note basse ci riportano a qualcosa di scuro e di basso. Ora, se questo è il punto di partenza, e se questo è la dignità perduta, ora io vi chiedo di lasciare un like e di iscrivervi al canale per dare una pacca virtuale a me che sto perdendo la mia dignità in questo sporco modo. Comunque, se questo è Blim, questo qui che è ancora più sottile e alto sarà tipo quindi se questo è Blim, questo è Blim ancora più alto e ancora più sottile. E invece se questo è Brom, anzi se questo è Brom, questo qui
che è sempre basso ma più piccino, sarà tipo po. Quindi sono po e brom, ok? Queste sono le regole del gioco. Ora, per farvi capire come tradurre tutto questo in una composizione, faremo il gioco al contrario, cioè partiremo da una melodia conosciuta e cercheremo di tradurla in composizione. E qui prenderò un esempio che è stato fatto da Falcinelli, perché ha preso effettivamente una di quelle melodie talmente universali che può essere facile per tutti identificarla. E cioè la Sinfonia Quinta di Beethoven, che magari detto così non vi dice niente, ma se io vi dico pam 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 pom, improvvisamente la riconoscete subito. Ora, come si traduce la Sinfonia Quinta di Beethoven, queste poche note, in una composizione? Pom 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 pom. Quindi 3 oggetti dalla stessa identica dimensione o comunque molto vicini tra loro e poi un elemento più grosso ma sempre basso. Quindi io direi che pom 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 in una composizione si può tradurre esattamente così. Pom 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 pom. E che pittoricamente parlando potrebbe essere benissimo questo. Incredibile, non è vero? Il consiglio che mi sento di darvi, infatti, per studiare al meglio la composizione, per poter creare delle interessanti nature morte, è partire da una melodia che vi piace molto, prenderne giusto poche note e cercare di tradurla in composizione e vedere cosa ne esce. Sarei curiosa di vedere cosa vi viene in mente e cosa andate a creare, quindi mi raccomando, fatemi vedere quello che fate, se lo fate. Ora che abbiamo imparato a leggere la natura morta, spero che l'idea di iniziare a dipingere con una natura morta non vi spenga più tanto l'entusiasmo. Anzi, vi dirò di più, in realtà la natura morta è stata uno dei fenomeni pittorici più importanti della storia dell'arte. Tantissimi artisti hanno dedicato alla natura morta gran parte del proprio lavoro. Perché? Perché anche da un punto di vista simbolico e sociale, in realtà la natura morta aveva più di un significato. Basti pensare che una casa in cui era presente una natura morta era sicuramente una casa ricca. Molti degli elementi ritratti infatti nelle nature morte erano dei propri status symbol, anche semplicemente certi tipi di cibo riprodotto nelle nature morte, che erano praticamente quasi impossibili da acquistare per la maggior parte della gente. Quindi possedere una natura morta dove magari veniva dipinta dell'uva, che era molto costosa, si poteva tradurre come io sono ricco, io ho un certo tenore di vita. E allo stesso tempo erano anche inseriti tantissime simbologie, anche da un punto di vista alimentare. Basti pensare, non lo so, alle noci che potevano essere simbolo di Cristo o i calici simboli dell'Eucaristia. E in generale la natura morta rappresentava la caducità del tempo, no? Cioè quei frutti che erano così belli da vedere, prima o poi sarebbero andati morti, sarebbero marciti, no? Per questo spesso all'interno delle nature morte era inserito il memento mori, ricordati che devi morire, un teschio che stesse lì proprio a suggerire la simbologia. E spesso se associato a un calice, quindi l'Eucaristia, quindi la salvezza divina, stavano proprio a significare che soltanto la salvezza divina potesse salvarti dalla morte imminente. E anche se può sembrare un concetto antico, in realtà la natura morta è un concetto proprio attualissimo. Basti pensare che la maggior parte delle pubblicità sono strutturate come nature morte e prendono proprio dai grandi maestri la loro composizione. Addirittura il termine inglese per indicare la natura morta è still life, ma still life è anche lo stesso termine che si utilizza per indicare quelle fotografie pubblicitarie che magari vedono come ritratti, non lo so, o i panini del McDonald's. Basti pensare, non so, a delle pubblicità di profumeria
o le pubblicità delle grandi catene alimentari, e non stupisce pensare che questo genere di fotografie pubblicitarie sono realizzate spesso da grandi maestri, come lo furono le foto di Irving Penn, per esempio. E non solo nella pubblicità, anche nel cinema la struttura delle nature morte è stata utilizzata per la realizzazione delle scenografie, specialmente nel cinema orientale. E in Oriente sappiamo che il posizionamento degli oggetti è già un'arte di per sé. Basta pensare ai giardini zen, basta pensare all'ikebana, che è proprio quell'arte di sistemare i fiori nei vasi. Questo era soltanto un altro piccolo tassello nell'immenso mondo della composizione pittorica e ho intenzione di aggiungerne molti altri. Quindi, mentre li aspetti, ti consiglio di recuperare il primo e ti lascio qui, da qualche parte. Spero che questo video vi sia stato utile, che sia stato interessante e piacevole da guardare, e soprattutto spero che vi abbia un attimino ammortizzato la noia dell'iniziare a dipingere con una natura morta. Vi ricordo che il signor Manet ha detto che è dalla capacità di creare una buona natura morta che si vede un buon pittore. Quindi ragazzi, io spero di leggervi nei commenti, spero che mi farete sapere che melodia avete scelto per le vostre composizioni e che cosa avete fatto suonare, e noi ci rivediamo presto nel prossimo video. Ciao!